Bentornati a tutti in questo nuovo video. Allora, come potete vedere abbiamo rimontato la portiera originale della macchina di modo da essere sicuri che questo profilo sia perfettamente dove deve stare con le sue tolleranze di serie e quant'altro. Quindi abbiamo montato questa portiera. Opla. Abbiamo già posizionato 3 spaghi per il test del filo e per verificare comunque sia di portare il muro avanti in maniera perfetta. E come vedete abbiamo già iniziato a posizionare la prima piantana, che sarà fondamentalmente la base di questo progetto. Quindi abbiamo già delineato un po' di perimetri dove dovremo andare a costruire tutta la parte del risuonatore, e non vi nascondo che è un pochino complicato perché trovare le squadre di tutto quanto non è semplice. Come sapete, saldando si ha una lieve deformazione del ferro in alcuni punti. Se questa deformazione non viene sistemata prima di andare avanti con i lavori può dare delle noie. Di conseguenza adesso bisognerà spendere parecchio tempo per mettere questa piantana e questa qui riportata verso di qui, quindi in questo punto, perfettamente dove devono stare. Questa è la parte veramente più critica di tutte. Quindi adesso vediamo di posizionare tutta la prima parte di struttura insieme e poi vediamo di volta in volta un pochino come procedere. Quindi avanti. Allora, dopo qualche ora di imprecazioni siamo giunti a questo punto. Allora, abbiamo posizionato qui delle traverse utilizzando la gabbia per verificare la distanza da qui a quella piantana, una qui e una qua sotto, nei punti più estremi che siamo riusciti a prendere. Al che, costruita la gabbia in squadro, l'abbiamo messa perfettamente parallela al tetto e al pavimento. Dopodiché abbiamo posizionato questa qua in più punti, mettendola parallela a questa, a posto con lo string test, e adesso abbiamo puntato tutto quanto, dovrebbe essere tutto nella posizione ottimale, perché comunque non è semplice. Noi stiamo cercando di tenere il millimetro di tolleranza su un metro, non è per niente semplice, o almeno per noi. Quindi adesso posizioneremo un'altra gamba qui, puntiamo tutto quanto bene. Ovviamente prima ricontrolleremo per la 100ª volta che tutto quanto sia in ordine, poi smontiamo tutto questo ponteggio e andiamo avanti a costruire. Andiamo avanti, avanti, avanti. Piano piano ce la facciamo. Ok, allora stiamo andando avanti con la costruzione della nostra sedia. Come vedete abbiamo aggiunto questa piantana fino in fondo e abbiamo praticamente fissato tutto quanto con delle puntate, e adesso stiamo andando a fare tutto questo castello anche qua dietro, di modo da completarlo dalla base fino in cima. Poi qua ci fermeremo pressappoco a questa altezza. Dopo aver fatto questo inizieremo a pensare, poi dovremo chiudere qui, 1 e 1, 2, sposteremo questa traversa qui, ne aggiungeremo una e probabilmente qualcosa anche di qui, e poi inizieremo a vedere tutta questa parte qua, che sarà quella più interessante probabilmente, perché non ve lo dico ancora perché vedremo mano a mano con il video un pochino cosa abbiamo pensato questa volta. Allora, stiamo andando avanti con il sorriso e pian piano stiamo andando a completare lo scheletro. Adesso mancano una gamba qui e gli intramezzi qua. Allora,
abbiamo fatto una dima dell'angolo che andrà a crearsi qua praticamente, e abbiamo due opzioni. Allora, innanzitutto abbiamo disegnato su PC questa sagoma, al che l'abbiamo stampata in 3D. Questa qui sarebbe la lamiera che va qui e la sua amica che va di qui. Per trovare questo raggio e taglio abbiamo usato questo, chiudendolo in taglierina ci dava perfettamente segnando quanto doveva essere grosso quel pezzettino qui di ferro. Ora, questo qua è il sistema sicuramente bellissimo da vedere, ma complicato da realizzare in questa zona. Infatti qui abbiamo un angolo che dovrà trovarsi con un altro angolo per poi finire perfettamente parallelo al soffitto, al pavimento. Con questa soluzione è un vero casino, è un dramma, e per quanto sia bellissimo da fare, da vedere, lì ci viene troppo complicato. Quindi utilizzeremo lo stesso sistema del cruscotto. Quindi abbiamo fatto una nuova dima che, come le altre, va ad abbracciare il 5x5 e fondamentalmente tutte queste fettine qui verranno ridotte ad una sola che andrà qui così. Facendo così, oltre a essere più veloce e più, diciamo, semplice, di modo che se il fabbro, quando ci farà la lamiera piegata, diciamo che con le tolleranze qui non te la cavi più, invece di qui, avendo dietro il vuoto, ti salvi. E usando questo sistema, questa situazione qui dovrebbe risultare più semplice da risolvere. Quindi allora aggiungiamo questa e poi facciamo insieme la prima gamba, questa qui, e magari guardiamo insieme l'ultima, che è quella un pochino più magari interessante, diversa. Quindi ci vediamo tra un attimo. Allora, stiamo andando avanti senza non poche difficoltà. Allora, nello specifico 1, 2 e 3 gambe sono state, diciamo, un gioco da ragazzi. Quella drammatica veramente è praticamente questa. È drammatica perché bisogna tener conto di questo angolo, fare il rispettivo, diciamo, il pezzettino che poi ci permette di fare questo smusso, e poi la chiamata che va a prendere questa traversa. Il problema che ci ha assillato per diverso tempo è che questi due ferri 1, 2 non sono quadrati, ma bensì hanno la stessa angolazione di questo. Cosa vuol dire? Che quei due pezzi non sono più dei quadrati, ma sono diventati praticamente dei rombi, usiamo questo termine. Praticamente sono stati deformati con lo stesso angolo di questo muro, e ci sono volute una quantità di tempo abbastanza importante per riuscire a venirne a capo, perché diciamo che nella teoria andava bene tutto e nella pratica non andava bene proprio niente. Quindi adesso, appoggiandolo qua, noi abbiamo questo angolo, ok, giusto, e abbiamo anche il piano del muro, questo qui, perché giustamente facendo un quadrato o azzecchi una misura o azzecchi l'altra, quindi o lo metti in piano o lo metti storto, e deformandolo in mossa. Adesso questo qua è un pezzo che abbiamo fatto un tentativo per capire se era corretto il ragionamento, e praticamente dovete ridurlo in queste condizioni. Questo angolo è lo stesso che c'è lì sotto, e niente, magari a qualcuno può interessare. Di certo a noi, finito questo lavoro qua, non servirà più, mi auguro. Quindi adesso andiamo avanti facendo tutte le traverse qui sotto e sopra, così poi possiamo smontare il castello e fare questa gamba che scende, che per fortuna di gradi non c'ha dentro più niente, o almeno così speriamo.
Niente dai, smontiamo tutto, andiamo avanti e ci vediamo tra un attimino. Allora, carissimi amici, come vedete abbiamo smontato tutta l'impalcatura che c'era qui e abbiamo praticamente già fatto le piastre 1 2 3 e abbiamo già forato per montarle. Vediamo se riesco a farvi vedere. Vedete, qui è tutto forato. Ok, una volta fatte le piastre, montate correttamente tutto, le abbiamo saldate tra di loro e poi abbiamo fatto gli inserti che andavano qui dentro e il risultato è questo. Allora, praticamente abbiamo fatto dei fori dove abbiamo saldato i tubolari sulla piastra per essere sicuri che siano perfettamente aderenti alle piastre. Abbiamo aggiunto delle puntate anche qui e fondamentalmente la piastra per lo string test è completata ed è stato, dopo aver sperimentato come fare questa qui, in un'ora circa abbiamo fatto tutto completo quello, quindi comunque aver imparato come farlo è stato, quindi comunque diciamo che aver sbagliato più volte di lì ci ha aiutato parecchio di qua. Quindi vi do una panoramica. Noi siamo passati da questa situazione, ok, vediamo un attimino. Questa qui è la vecchia gamba, questa qui è la vecchia sezione per lo string test dove aveva subito anni di modifiche senza sosta. Era un sandwich dove qua avevamo una piastra da 8 mm, un pochino di ferro e qua è stato avvitato tutto quanto, ma anni veramente di tentativi, prove. Ci sono dentro dei collage che sono veramente impressionanti. Adesso sull'esperienza di questa qui abbiamo costruito questa, una differenza impressionante. In più questo è tutto ferro, poi andrà applicata sopra la sua piastra che fa tutto il suo stondo. Qui monteremo delle mezze lune che andranno a rinforzare tutta questa parte qua piegata, perché qui è molto più esile rispetto che là davanti però ottimo. Allora la montiamo un attimo, vi faccio vedere finito come è rimasto e poi concludiamo qua per questa puntata. Ecco qua, vedete, è tutta montata. Abbiamo messo 3 viti giusto per farvi vedere, poi comunque qua dobbiamo pulire all'interno ancora un paio di cose, montarla con tutte le viti di modo che questa piantana e questa non si spostino, perché sennò tutti questi fuori qua non li troviamo più. Avrete sicuramente notato che qui c'è dell'aria, ok, perché qua quando faremo le lamiere lo vedremo meglio insieme, perché spiegarlo non so come fare. Comunque qua facciamo tutto il gioco di incastri che avevamo detto e vediamo di là come è rimasto. Come potete vedere qui è tutto montato, speriamo di non aver sbagliato nulla. Qui l'area che vi facevo vedere anche di là, che sarà il gioco per chiudere qua in maniera un po' più ermetica e sicura, lo vediamo più avanti come ho già detto. E adesso che tutta questa pappardella di roba è finita, montata, puntata e tutto il resto, inizia la parte più brutta, perché non so quando sto pubblicando questo video, ma vi assicuro che adesso fa un caldo devastante. Bisognerà praticamente rimuovere la carrozzeria e saldare tutto quanto, qui, questi da davanti, tutta quella greca qui, smontare questa per saldare là sotto. Un bel lavoraccio, in più fa un caldo veramente tremendo. Fatto quello, probabilmente
sarà tutto in discesa finalmente, ma la vedo un po' difficile. Allora, concluderei qui questa puntata. Mi spiace che non vi ho fatto vedere a fare quella parte qua, ve l'avevo promesso, ma alla fine, presi dalla foga di finire, non abbiamo più fatto niente. Qua non so se aggiungeremo una traversa che scende, dobbiamo ancora decidere, comunque al massimo la troverete montata nel prossimo episodio, e con il prossimo episodio inizieremo a saldare tutto quanto, vedremo un po' come rendere poco noiosa tutta la parte della saldatura, perché fondamentalmente vedere un martire che salda non penso che sia interessante. E niente, vi ringrazio tutti quanti per averci seguito, grazie del continuo supporto che ci date e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!